Ciao a tutti, la mia storia ha poco più di un anno. Ero sposato da solo 7 anni quando ho scoperto che mia moglie mi aveva tradito con alcuni uomini, ma probabilmente ce n'erano di più. Mi sono sposato giovane, avevo 21 anni quando ho sposato mia moglie e lei ne aveva 23. Ci siamo incontrati a una maratona di 5 chilometri, un mio amico voleva che andassi con lui e così ho fatto. Ed è lì che l'ho incontrata. Una cosa che mi ha colpito è che non aveva figli. La maggior parte delle ragazze che conoscevo e che si erano diplomate nella nostra scuola avevano già un paio di figli, ma lei no. Diceva di non volere figli ancora e voleva aspettare di essere stabilita prima di avere una famiglia. Ci siamo frequentati per circa 2 anni prima di sposarci. Lei ha ottenuto un lavoro come rappresentante del servizio clienti per AT&T e io sono diventato un camionista, ma solo localmente. Guidavo camion ogni tanto prima di ottenere la mia licenza CDL. Mio padre mi ha fatto entrare nel mondo della guida dei camion e per lo più era lucrativo. Con il passare del tempo siamo caduti in una routine. Io andavo al lavoro molto presto. Dovevo uscire di casa alle 6 del mattino e di solito tornavo a casa intorno alle 5 o poco prima delle 6. Mia moglie di solito tornava a casa intorno alle 7 di sera. Lavorava dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì e ogni tanto anche il sabato. Pensavo che fosse fantastico perché saremmo stati praticamente a casa nello stesso momento nella maggior parte dei casi, soprattutto a causa del traffico. Di solito avevamo la routine di guardare alcuni programmi TV quando tornavamo a casa. Abbiamo fatto così religiosamente per circa il primo anno del nostro matrimonio, poi è diminuito e lei ha iniziato a fare molti straordinari al lavoro, o almeno è quello che mi diceva. Nelle notti in cui tornava molto più tardi di me, mi mandava sempre un messaggio o mi chiamava per farmi sapere cosa stava succedendo. Non ho mai avuto problemi di fiducia con lei perché mi informava sempre. Gli stipendi erano buoni, ma lavorava molte ore e a volte sembrava un po' nervosa quando tornava a casa. Non era niente di grave, capivo che il suo lavoro con gli straordinari la stressava un po'. Ho anche notato che era molto più spesso al telefono di quanto ricordassi, era anche al telefono mentre guardavamo i nostri soliti programmi TV. L'ho affrontata a riguardo e le ho chiesto perché era al telefono quando avevamo concordato di non usarlo mentre avevamo questo tempo insieme. Mi ha risposto che era solo lavoro, che il suo capo le mandava messaggi chiedendole cose sull'inventario che aveva fatto. Le ho creduto e l'ho lasciata stare. Un giorno stavo controllando il mio conto bancario online e ho notato alcuni prelievi dal nostro conto corrente congiunto, ciascuno di $400. Le ho chiesto di questi prelievi e ha detto che uno dei suoi amici aveva bisogno di prendere in prestito dei soldi per un'emergenza. Le ho chiesto perché non me ne aveva parlato prima e ha risposto che era una cosa una tantum e che aveva bisogno dei soldi molto rapidamente. Ha detto che mi avrebbe ripagato e di non preoccuparmi. Mi fidavo del suo giudizio, ma allo stesso tempo mi chiedevo perché non me ne avesse parlato. Dopo alcune settimane ho controllato casualmente il nostro conto congiunto e ho notato che i soldi prelevati da mia moglie erano stati riaccreditati. Ero sollevato che quella situazione fosse finita, ma era solo l'inizio di un problema molto più grande. Passano circa 2 settimane e un giorno finisco il lavoro in anticipo e vado a fare il cambio dell'olio al mio pick-up. Dopo il cambio dell'olio vado a pagare e la mia carta viene rifiutata. Ero sorpreso e ho controllato il mio conto. C'era un saldo di 0. Ho quindi usato una carta di credito di riserva per pagare il cambio dell'olio. Subito dopo ho chiamato mia moglie e le ho chiesto cosa stesse succedendo con i nostri soldi. Lei mi ha risposto in modo alterato dicendo che non aveva fatto nulla. Era stato lui, l'amico di mia moglie, che ci aveva preso in prestito dei soldi in precedenza. Mi ha detto che il suo amico aveva bisogno di soldi ancora una volta e che le aveva promesso di restituirli entro una settimana. E infatti l'ha fatto. Ha depositato i soldi sul nostro conto senza informarmi. Quando è tornata a casa quel giorno, sembrava molto distante. Le ho chiesto se tutto andava bene e lei ha risposto che aveva avuto una lunga giornata di lavoro. Abbiamo seguito la nostra routine abituale. Abbiamo guardato uno dei nostri programmi TV, cenato e poi siamo andati a letto. Il giorno successivo sono andato al lavoro, sono uscito in anticipo, sono passato a casa di mio padre e lì ho parlato della situazione.
Gli ho raccontato dei prelievi che mia moglie aveva fatto dal nostro conto senza dirmelo e del fatto che li aveva prestati a un suo amico, una persona che non avevo mai incontrato. Mio padre mi ha detto che qualcosa non tornava e mi ha consigliato di indagare ulteriormente. Dopo aver parlato con mio padre, sono andato al lavoro di mia moglie e ho scoperto che quel giorno non era in programma. Sono diventato ancora più sospettoso. Verso le 18, mia moglie è tornata a casa con la sua divisa da lavoro. Non l'ho salutata e lei mi ha chiesto come fosse andata la mia giornata. Ho risposto che era andata bene. Mi ha chiesto se potevamo parlare e ho accettato. Voleva scusarsi per non avermi detto del prestito di denaro. Le ho detto che capivo e ho lasciato perdere. Più tardi quella sera, mia moglie ha ricevuto una telefonata e si è precipitata sul patio per rispondere. Non appena mi ha visto, ha interrotto la chiamata. Le ho chiesto con chi stesse parlando e lei ha risposto che era solo un amico. Le ho chiesto se si trattasse dello stesso amico a cui aveva prestato i soldi e lei si è allontanata senza dire altro. Ho chiamato mio padre e gli ho chiesto a che ora sarebbe tornato a casa dal lavoro il giorno successivo. Gli ho detto che volevo parlare con lui di persona. Il giorno dopo sono andato a casa di mio padre e gli ho parlato di ciò che stava succedendo con mia moglie. Mi ha detto di fidarmi del mio istinto in situazioni come questa. Dopo aver parlato con mio padre, ho deciso di indagare ulteriormente. Sono tornato a casa e ho scaricato la fattura del telefono. Ho confrontato i numeri di telefono che non riconoscevo con quelli che avevo sul mio telefono. Ho scritto alcuni numeri di telefono che non riconoscevo. Dopo altre 2 settimane la situazione non è cambiata. Mia moglie ed io trascorrevamo poco tempo insieme e a volte tornava a casa molto tardi, come dopo le 23. Una notte ho cercato un modo per rintracciare mia moglie senza che lei lo sapesse. Ho trovato delle Apple AirTags e ho deciso di provarle. Non volevo spendere soldi per un investigatore privato, perché era troppo costoso per il mio budget. Ho parlato del mio piano con mio padre e lui mi ha consigliato di non usare la mia auto. Mi ha detto che se mia moglie stesse facendo qualcosa di sbagliato, sarebbe stata attenta ai suoi dintorni. Gli ho detto che avrei indossato una felpa con cappuccio e mi sarei parcheggiato a una certa distanza. La notte in cui mia moglie si addormentò, ho messo un AirTag nel vano portaoggetti della sua auto. Il giorno successivo sono uscito dal lavoro in anticipo per vedere dove si trovava l'auto di mia moglie. Non era al suo lavoro, ma a casa di un uomo più anziano di colore. Ho tirato fuori il mio telefono giusto in tempo per vederli baciarsi. Ma non era finita lì. Quando lei se n'è andata, è andata a casa di un altro uomo dall'altra parte della città, anch'esso di colore. Quando lo ha salutato alla porta, lo ha baciato e lui le ha afferrato il sedere. Aveva anche un'arma da fuoco visibile nei pantaloni. Ho aspettato che entrassero in casa e me ne sono andato. Ho inviato le foto a mio padre e lui mi ha detto di uscire da quell'appartamento e di venire da lui subito. Mi avrebbe incontrato a casa mia. Quando sono tornato a casa, mio padre era già lì ad aspettarmi. Abbiamo impacchettato il più possibile e siamo partiti. Appena arrivato a casa di mio padre, ho aperto un altro conto bancario online e ho trasferito un po' di soldi. Ho rimosso mia moglie come utente autorizzato da tutte le carte di credito. Purtroppo ci siamo sposati in California e ho scoperto che le leggi lì non sono favorevoli agli uomini. Tuttavia, avevo alcune cose a mio favore. Non eravamo sposati da 10 anni, non avevamo figli e non avevamo beni in comune. Ho contattato un avvocato divorzista e gli ho detto che eravamo sposati da 7 anni, non avevamo figli e non avevamo beni in comune. Circa alle 22, mia moglie mi ha chiamato chiedendo dove fossi. Ha lasciato un messaggio vocale, ma non ho risposto e non mi ha richiamato né inviato un mucchio di messaggi di testo. Dopo circa 3 settimane, mia moglie è stata servita con i documenti di divorzio al suo lavoro e ora sto solo aspettando l'udienza. Il giorno dell'udienza per il divorzio, mia moglie si è presentata con uno degli uomini di colore con cui l'avevo vista. Tenevano le mani. L'udienza non è andata a suo favore. Se fossi stato sposato con questa donna per altri 2 anni, mi avrebbe spazzato via. Non ha ottenuto nulla tranne la sua auto e i vestiti e poteva restare nell'appartamento se lo poteva permettere. Dopo l'udienza, sono rimasto con mio padre finché non ho trovato un posto tutto mio e ho immediatamente cambiato numero di telefono, così che lei o i suoi amici non potessero contattarmi. Quel capitolo della mia vita era chiuso.
Circa 2 mesi dopo il divorzio, sono andato a casa di mio padre e mia ex moglie era seduta sui gradini e mi ha chiesto se potevamo parlare. Le ho detto che non avevo nulla da dirle, eravamo divorziati. Ha insistito e io le ho detto di dire quello che doveva dire e di andarsene. Tutto quello che voleva fare era scusarsi. Ho alzato le mani e me ne sono andato. Ero finito. Non ho più avuto sue notizie, ma ho saputo che era stata licenziata dal lavoro e che uno degli uomini con cui mi tradiva era stato arrestato perché non pagava gli alimenti a una delle sue ex. È passato poco più di un anno da quando è successo tutto. Non sposarti in California, è tutto quello che posso dire.